Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Gemelli o ascendente Gemelli, o per i più esperti anche Luna e Venere in Gemelli. Andiamo a vedere come sarà l'amore per te nei prossimi 5-7 giorni, e quindi questo è un video sempre valido dal momento in cui lo guardi, e sia che tu abbia una persona sia che non ci sia nessuno. E vi invito sempre, ragazzi e miei ragazzi, a guardare anche il vostro segno zodiacale che è uscito per il mese corrente, affinché voi possiate andare a realizzare tutti gli obiettivi della vostra vita, non solo in ambito relazionale ma anche in tutti i contesti della vostra vita, ok? Allora, partiamo con una carta guida, amore, Gemelli. Amore, Gemelli, carta guida. Vediamo. La papessa. Stai lavorando dall'interno. La papessa è una carta che mi parla di grande introspezione, guardi le cose dall'interno. È la maga, no? La papessa è un'energia più introversa che estroversa. È come se stessi lavorando con l'energia erotica, cioè con la Kundalini, all'interno di te, lavorando sulle tue paure, attaccamenti, resistenze, essendo un po' più ritirata rispetto alla relazione con l'altro, anche se stai insieme a qualcuno, però ti vedo con energia più mistica che passionale, mi spiego? Oppure qui ci può essere silenzio con qualcuno, è un'energia introversa. Ok, questa è l'energia generale. Andiamo a vedere adesso cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Prossimi 5-7 giorni, amore, Gemelli. Allora, facciamo un bel taglio. Qua abbiamo il carro e il 6 denari. Guarda, vedo che da una situazione un po' più introspettiva, più introversa, prendi la decisione di lanciarti, di andare verso la vita, di aprirti. Così sto vedendo. Può essere anche una persona che arriva da te per motivi di lavoro, che ti può far accelerare un po'. Ok? Vediamo un po' cosa ci racconta l'energia attuale. No, scusami, qua energia negativa, stavo pensando all'altra croce celtica. Energia positiva, energia passata, futura e conclusione di energia futura. Allora, qua abbiamo il carro, gli amanti, re di bastoni, 10 di coppe, un arrivo, qualcosa di veramente bello. Qua vedo una comunicazione, arrivo d'amore. Questa è anche la tua stessa energia comunque, cioè ti vedo propositiva ad aprirti all'amore, o propositivo. Qua c'è qualcuno che arriva da te, re di bastoni, gli amanti e il carro. E qua c'è 10 di coppe che mi parla di una, sì, il 9 di coppe, ti vedo stare bene con te stessa, essere stata bene o bene, insomma, con le tue cose. Aver condiviso la tua energia con la tua famiglia, con gli amici, oppure stando insieme a una persona magari dove c'era poca passione. Qua vedo che si riaccende la passione. Qua abbiamo i segni dell'Ariete, Leone, Sagittario, Gemelli come te e Cancro. Ok, vediamo un po' cosa ci raccontano. Energia attuale per te, Gemelli. Qua abbiamo la forza. La forza mi parla di una grande forza interiore che stai avendo in questo momento, di voler superare le tue resistenze, anche addolcire le tue stesse appunto resistenze, no? La forza mi parla di coraggio. Al centro stesa il coraggio mi dice che è come se stai avendo coraggio per portare avanti la tua vita, coraggio, passione, impeto, ma anche la voglia di
all'amore che ti circonda, no? È la carta del coraggio al centro stesa. Vediamo al positivo cosa arriva per te in amore. Il Papa a Cipicchia. Arriva una persona molto importante per te qua. Abbiamo il Papa, è una figura di grande spessore morale, cioè di grande spessore il Papa, ha una connessione profonda con le proprie interiorità, ha certi valori ed è al tuo positivo. Mi parlano che c'è al tuo positivo una persona di grande spessore nei prossimi giorni. Vediamo il blocco qual è. Un po' di rigidità, o da parte tua o da parte di questa persona. Comunque abbiamo due figure qua. Cioè, è possibile che tu abbia un po' di rigidità nell'aprirti con l'imperatore al blocco, che non vedi costruzione con questa persona o sei rigida o rigido ad aprirti, oppure ci sono due persone, una che sta al blocco e l'altra di spessore qui. E tu stai cercando, stai vagliando la luce della consapevolezza dove investire. Lo vediamo nel corso della lettura. Passato, 5 di denari, non ti sei sentita proprio bene nel passato. Qua c'è stata una persona che hai abbandonato, o comunque sia una persona che magari non era alla tua altezza, paggio di coppe, forse immatura da un punto di vista emozionale, che hai lasciato andare o che non ti ha... Qua c'è una situazione che ha un po' minato le tue fragilità, minato la tua fragilità. Il 5 di denari mi parla di carenza, di perdita, il paggio di coppe è una figura di una persona anche più adolescente o più immatura da un punto di vista emozionale. Può essere entrata una nuova persona, però non vedevi costruzione o stabilità con questa persona. Nel passato recente o relativamente recente, che può essere anche anni, cioè, perché per ognuna di voi è diversa, poi per l'anima il tempo non esiste. Vediamo cosa succede nei prossimi giorni, amore, per te, gemelli. Cavaliere di coppe, sì, mi confermano che c'è questo movimento d'amore. 9 di spade, qua le spade sei tu, ci sono un po' di preoccupazioni con questo movimento d'amore. 8 di spade, non sai cosa fare, perché ragazzi miei? Qua c'è un invito da parte di qualcuno, però ti vedo un po' bloccata, ma il blocco è nella mente, sai? Non è reale questo blocco. C'è una persona di spessore qua per te, le carte ci servono proprio a vedere qual è la verità, no? Io vedo che c'è questa persona di spessore per te che ti fa un invito, viene verso di te, no? Però è come se non volessi aprirti, non vedi costruzione e ci sono delle paure di natura solo mentale. Ecco perché c'era la papessa come carta guida. Le tue paure sono solo mentali. Ti chiedono di guardarti dentro, la papessa ti chiede, di superare le tue paure, resistenze e attaccamenti. Cosa viene dopo l'8 di spade? Il 10 di bastoni. Sei un po' affaticata, un po' affaticato. Guarda, stai portando dei pesi non tuoi, anche delle responsabilità non tue, mi dice, che ti appesantiscono. Magari vorresti avere tutto sotto controllo, però è come se ti dicessero questo voler avere tutto sotto controllo ti appesantisce. Ok? Andiamo a vedere cosa ci dicono i mini tarocchi in merito. Vediamo, sulla forza. Allora, energia attuale, la forza, gemelli. La giustizia. Può essere che la stessa persona ti chieda di sistemare le cose, un recupero di un rapporto, magari si è comportata in modo immaturo, te lo dico, e qua tu ti senti un po' il peso, che faccio, che non faccio. Fatto sta che tu vuoi tagliare ciò che non ti serve, stai cercando il coraggio e la forza di farlo. Vediamo il Papa al positivo. 6 di bastoni, sì. Mi parla di una persona che vuole parlarti in modo chiaro e deciso e anche mettere le cose a posto. Per molte di voi è così.
Per altri di voi invece ti dico che tu vuoi fare le cose fatte bene nella tua vita e tagliare tutte le tue resistenze e quindi prendi ferma risoluzione di muoverti in avanti verso la vita, come ci diceva anche il carro. Muovendoti in avanti verso la vita sei animata dalla voglia di dare, però a un certo punto ti blocchi per delle cose che ti vedo sulle spalle. Non so che cos'è. Vedi il matto, tu vuoi andare verso la vita, il Papa e sei anche tu, no? Come energia, come la mente superiore, prendere delle decisioni importanti, andare, prendere in mano la situazione e andare verso la vita. Vediamo l'imperatore al blocco. 10 di bastoni, qua ci sono dei carichi di responsabilità che ti stai portando, che bloccano questa avanzata, questo darti, no? Questo fluire, ma però qua stai cercando il coraggio di mettere le cose sulla bilancia e dire che cosa veramente ne vale la pena. Mi spiego? Ci sono dei carichi, delle responsabilità non tue, magari vuoi tenere tutto sotto controllo, però ti dicono attenta alla mente, ok? Vediamo il paggio di coppe, il passato, 7 di spade, mancanza di fiducia hai avuto, o ti sei un po' dileguato o dileguato da qualcuno che lo vedevi più maturo. 5 di denari, cavaliere di denari, la cosa poi si è rallentata. Le cose avanzavano troppo lentamente magari con questa persona e ti sei sentita, ho sentito un po' messa da parte, oppure semplicemente non ti è stato dato quello che volevi. Vediamo il cavaliere di coppe qui. Vedi 8 di spade, le spade sei tu. Qua di nuovo 8 di spade. Qua l'8 di spade è proprio una frustrazione mentale, non sono paure reali. Vediamo questo 9 di spade. Guarda, 5 di coppe, c'è un po' di tristezza, sei preoccupata per qualcosa. Questa, se stai connettendo con una persona, questa è anche l'energia della persona con la quale stai connettendo, anche se non ti stai sentendo, che non ci dorme la notte per i sensi di colpa che ha nei tuoi confronti. Vorrebbe venire, però poi si sente bloccata o bloccato. E c'è silenzio con questa persona. Vediamo l'8 di spade. 8 di bastoni, vedi, è come se fosse... Da una parte è come se arriva a te una comunicazione e ti senti, o un movimento e ti senti bloccato o bloccato a rispondere a questo movimento. Dall'altra c'è una persona che vuole muoversi verso di te, però ha delle paure che lo bloccano, lo attanagliano, vorrebbe recuperare con te, ma ci sono paure che lo attanagliano. 10 di bastoni, paggio di spade, e qua ci sei tu, e ti vedo sull'allerta, un po' sulla difensiva. Un po' sull'allerta, la difensiva, 7 di coppe. Diciamo che il punto, sai cosa mi sta raccontando questa stesa? Che a livello relazionale tu vuoi avere il coraggio di fare le cose fatte bene e per farlo serve tagliare con delle cose che ti pesano. Quindi cosa fai? Qual è il succo di tutto? Alla fine tu ne esci vincente, sia che tu scelga qualcuno, sia che tu scelga di confrontarti con qualcuno, con questa persona, perché il Papa e il 6 di bastoni mi parla di un'energia di presa di posizione tua al fine di avere successo con un discorso molto serio. Questa è anche l'energia di una persona che vuole avere successo con te con un discorso molto serio. Poi abbiamo Papa e Papessa, che è una connessione spirituale molto forte, anche se non vi state sentendo per molti di voi. Sull'energia del Papa nei tuoi confronti. Re di spade, qua c'è una persona che vuole parlarti in modo lucido, fare chiarezza con te, ripeto, anche se non ti stai sentendo, rispetto delle dinamiche 5 di spade che possono essere intercorse tra di voi di orgoglio. Ripeto che questa è anche la tua energia, specialmente se sei single, perché qua c'è un invito, la voglia, l'amore vuole arrivare da te, però è come se si bloccasse per delle paure o delle circostanze di tristezza che ci sono. E quindi cosa fai alla fine? Alla fine tu prendi in mano la situazione alla luce della consapevolezza
e hai la meglio, va bene? Sia che tu ci parli con questa persona, sia che tu esci da un'energia un po' di abbassamento d'animo, perché qua abbiamo visto che l'amore c'è l'amore per te, anche questo cavaliere di coppe, quindi siccome tutto dipende anche dalla tua stessa energia, no? Nel tuo campo c'è. Fino a questo momento abbiamo i segni del pesce, acquario, gemelli come te, bilancia, leone, cancro, sì, sagittario, sì. Vediamo cosa ci dice l'ultima carta dei Rider White. E Ariete anche. Guarda, qua vedo il 3 di denari, qua c'è la possibilità veramente di mettersi d'accordo tra le parti. E vedo un'intesa più che emozionale, vedo un'intesa prima di tutto intellettuale e pratica. Intellettuale e pratica. 3 di denari mi parla di persone che si vengono incontro, si vogliono mettere d'accordo, cercano un accordo. 8 di bastoni, alla fine sì, c'è questo accordo con tanta lucidità, con tanta saggezza anche, ok? Andiamo a vedere adesso con i miei potenti oracoli lui lei cosa ti dice questa persona, per andare ancora di più nella parte emozionale. Per tutte le ragazze nuove i miei oracoli li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Allora vediamo. Ho sempre avuto paura dell'amore. Poi sei arrivata tu e mi hai sorriso. Sono spacciato, mi sono innamorato. C'è una persona qui che ha sempre avuto paura dell'amore, però alla tua vista si sente innamorata, ok? Ricordo che tu hai un grande magnetismo, eh? Cos'altro? Sto affrontando tutte le mie paure. Credo che sia, se è una persona con la quale non ti senti, questa persona sta affrontando queste paure di quelle di cui ti ho parlato, però anche tu. Invece se arriva una persona nuova, sei tu che vai ad affrontare le tue paure, mi spiego? Cos'altro? Non conosco altra ragione di amarti che amarti. Anche la sua mente razionale si confà alla sua anima. Ok? Ma qua infatti lo vedevamo. Vediamo adesso cosa ci dicono gli oracoli. Qua ci saranno, come ti ho detto già prima, vedi che si parlano le carte tra loro, conversazioni sincere. Esprimete onestamente l'uno all'altro i vostri sentimenti. E te l'ho detto che ci saranno qua, Vale la pena di aspettare, c'è un po' da attendere, il sincronismo divino è all'opera nella tua vita amorosa. Lo vedevamo anche qua un po', no? Fai uno sforzo e qua c'è la forza. Per il grande amore vale la pena di compiere i passi che ti vengono indicati. I passi che ti vengono indicati qui nella stesa per il grande amore, al di là che sia una persona che già conosci oppure no, ce lo dice bene la papessa con le carte che sono uscite, che sono molto nel mentale. E combattere contro le tue stesse resistenze e paura. Lo sforzo non è fare uno sforzo per la persona, fai uno sforzo a darti alle emozioni affinché le tue paure vengano sciolte. E vi dico sempre che le emozioni sono degli dei, sono delle idee, sono delle forze. Le emozioni, quando tu ti allei all'emozione, che sia paura, e qua vedo un po' della tristezza o il senso di impotenza, quando ti allei a queste idee dicendo ho fede in questa sensazione, non la rifuggo, ho fede, allora tu, grazie a questa fede, vieni autopotenziata dalla stessa emozione. Ok? Vediamo cosa ti dicono questi altri oracoli. Qui ed ora la risposta è nel tuo presente, concentrati su ciò che hai e non su quello che non vedi arrivare o che non vedi. E sì, va tutto bene, continua così. Questa è una carta di grande fiducia. E sì, va tutto bene, ti stanno dicendo, ok? E poi abbiamo, apri il cuore al cambiamento, il terreno è fertile, servono solo tempo e pazienza per creare nuovi frutti. E infatti il cambiamento rispetto a questa fase più introversa tua, più di lavoro sulle tue interiorità, è in arrivo. E sì, non ti preoccupare che va tutto bene, ok?
Quindi, detto questo, ragazze e miei ragazzi, io concludo qui, ti abbraccio profondamente, ti invito sempre a praticare l'arte magica, l'arte spirituale, lo yoga sciamanico per realizzare tutti i tuoi obiettivi in tutti i campi. E noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!